ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io innanzitutto vi devo fare veramente i complimenti perché avete co-creato con il vostro destino grazie alle porte che state facendo, la porta di agosto, la porta del mattino se l'avete finita la porta di agosto, ma soprattutto quando abbiamo fatto la lettura la scorsa settimana avete scelto di cooperare col destino riguardandovi il video in settimana rispetto a delle decisioni importanti o quando trovavate in un impasse. Quindi io, ragazzi miei ragazzi, state sperimentando l'approccio co-creativo, state co-creando con gli dei, state co-creando con il vostro destino e come state vedendo state cambiando gli effetti del vostro destino, cambiando il destino. Io veramente sono sconcertata, però lo so, cioè lo sapevo perché io non vi trasmetto niente di quello che non ho sperimentato personalmente, ecco perché voi avete successo. Perché, come vi dico sempre, se vi dicessi per il sentito dire, non funziona niente se tu stesso non lo sperimenti. E quindi è veramente straordinario, veramente straordinario. Grazie, grazie, grazie alla nostra famiglia, al nostro Sangha, alla nostra comunità, perché il successo di una è il successo di tutti, perché nella misura in cui tu entri in una famiglia come l'abbiamo creata noi, le qualità di una persona, anche se non la conosci, anche se sta dall'altra parte del mondo, come tantissime di voi mi seguono dall'America Latina, da New York, rido perché ci siamo sentite per email, dalla Russia era una ragazza, non mi ricordo. Quindi anche se non vi conoscete a livello dell'io, voi accedete alla grande informazione che la nostra comunità ha creato, cioè la qualità di una persona è disponibile per te nel momento in cui tu entri a far parte del Sangha, cioè della famiglia, no? E quindi è straordinario, è veramente straordinario, è stupendo. Sono senza parole. Ragazze mie e ragazzi, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie per le tante donazioni al canale, grazie per il sostegno al mio lavoro. Sto preparando probabilmente una cosa straordinaria, bomba, per settembre. Però sto elaborando, sto in pieno flusso creativo. Vabbè, lo vedrete, insomma, lo vedrete, cioè, è lì nell'aria. Oltre a questo, ragazze e miei ragazzi, un po' di pazienza per le consulenze. Come sapete il lavoro che faccio è enorme, è stupendo, è bellissimo, è enorme. E vi sto seguendo passo passo, come avete visto, in tutte le porte, anche rispondendoci ai commenti delle porte e rispondendo ai commenti anche della scorsa settimana, ma anche quelli che ho letto tramite mail, no? Cioè partecipate attivamente alla vostra vita senza subirla, avete gli strumenti e come vedete quando avete dei dubbi io laddove posso vi rispondo sempre e quindi è veramente straordinario stiamo con la pratica sul campo, è bellissimo. Quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, agosto è un mese importante. È un mese importante agosto. Siamo nel Kali Yuga e quindi tutto ciò che deve emergere avviene uno dopo l'altro. L'importante è essere presenti, unite e uniti perché è l'unione che, come vedete, sta facendo una forza dirompente. Allora, questa settimana che va dal 17 al 23 agosto, andiamo a vedere cosa accade. Oggi vi chiederò di scegliere, anche oggi come sempre abbiamo due segnali, abbiamo due simboli, abbiamo la chiave e la conchiglia che apriranno spazio. Potete scegliere anche entrambe, in ognuna ci sono dei messaggi importanti, si vi attira una e l'altra, sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante. Vi chiedo anche in questa settimana l'esperimento che abbiamo fatto la scorsa e anche la scorsa volta, che vi è proprio utile. Ditemi la carta che più vi attira, ditemi la variante e la carta che più vi attira, sia nel senso più ctonio, sotterraneo, sia nel senso più
più luminoso, cioè una sola carta che vi attira o due carte che vi attirano. E come ho fatto anche la scorsa settimana, laddove ho potuto, vi spiego in merito alla tua circostanza perché e come ti sta attirando, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, la chiave è la conchiglia. E partiamo dalla chiave. Mettiamo il mio promemoria qui. Prendiamo i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, la visione, la bellezza e la libertà. Settimana dal 17 al 23 agosto. Variante della chiave. Allora, andiamo a vedere che cosa sta arrivando nella tua vita, poi come potrebbe presentarsi, in che modalità e in quale parte della tua vita accadrà. E poi andiamo a svilupparlo. Che cosa sta arrivando nella tua vita in questa settimana dal 17 al 23 agosto? Wow! Partiamo con la giustizia. Sta arrivando la giustizia. Si fa giustizia. Ciò che hai seminato raccogli. E quindi tantissimi di voi che stanno facendo il percorso sciamanico, il cammino sciamanico, raccoglierete dei grandi frutti in questa settimana. Sai che cosa ho davanti? Un'immagine di tante fatiche. Ho l'immagine di tante fatiche, sforzi, fatiche, rinunce, cercando di vedere la via d'uscita, no? Però non avete mai perso la fede. Allora io questa settimana vedo che si fa giustizia. Ciò che hai seminato raccoglierai. È stupendo. E la giustizia mi parla anche di scelte, quelle scelte fatte a partire da una consapevolezza unica e autentica, senza remore, senza rimorsi. E la giustizia divina che interviene. Ciò che hai seminato raccogli, cioè in testa solo questa frase, ciò che hai seminato raccoglie. Ok, procediamo, voglio continuare. E come potrebbe presentarsi questa giustizia? Telefonata, persona, opportunità, chiusura, denaro, incontro, decisione, movimento lavorativo. Come potrebbe presentarsi? Allora, nell'equilibrio col 2 di denari, ciò che hai seminato raccogli. Il 2 di denari può parlarmi di lavoro, però può parlarmi laddove tu hai dovuto tenere in piedi delle cose, delle questioni, sforzandoti, no? Allora le cose tornano in equilibrio. Non ti devi più sforzare, hai imparato a danzare, non c'è peso, ma c'è forza, no? E quindi sono magari situazioni lavorative che tornano in equilibrio. Ma non soltanto, anche i rapporti che tornano in equilibrio. Ciò che hai seminato nelle circostanze della tua vita che riguardano la materia, la vita fenomenica, cioè quello che accade, no? A livello pratico, si fa giustizia in ciò che hai seminato in tutte le aree della tua vita dove c'era squilibrio. Sono carte di equilibrio queste, dove c'era molto squilibrio. Due decisioni da prendere, cioè scusami, non due decisioni da prendere, due situazioni da reggere, tenere in piedi, sforzo. Infatti avevo questa immagine dello sforzo, perché la suprema condotta è assenza di sforzo. Noi dobbiamo imparare a danzare con la vita. La vita è una danza, non dobbiamo cercare di tenere noi le cose insieme quando è la vita stessa che non ti permette il controllo, ti permette solo di imparare a danzare. Quindi laddove c'erano delle situazioni squilibrate a livello pratico, laddove non c'era equilibrio, si manifesta questo equilibrio. Sì, magari qualcuno che ti propone anche un accordo, qualcosa. Vediamo l'altra carta, in quale parte della tua vita accadrà?
cioè hai ciò che ti spetta, ti viene dato ciò che ti spetta, ok. In quale parte della tua vita accadrà? Sì, è nel lavoro, nella famiglia, nel lavoro e nella famiglia. Il 10 denari mi dice che arriva giustizia, tornano le cose in equilibrio in famiglia o nel lavoro o nell'eredità, firma di contratti. E allora io avevo l'immagine con la giustizia appena l'ho estratta, bene, me lo confermano. Avevo questa immagine ehm, di stabilità, di energia riposta in uno sforzo, però hai avuto fede nel conseguirla, cioè qua io vedo giustizia negli ambiti pratici della tua vita che danno una stabilità importante. Questo equilibrio qua non arriva dall'oggi al domani, cioè non è arrivato dall'oggi al domani, è una situazione, siccome i denari sono più lenti, è una situazione maturata nel tempo, che inizia a produrre i suoi effetti. Allora, questa settimana il destino porta una situazione verso il suo punto di equilibrio. Quello che era sospeso o confuso diventa netto, diventa chiaro. Quello che hai seminato ti dà i suoi frutti, come ti ho già detto, no? Ehm, sì, qua mi vengono in mente di nuovo, magari avevi due impegni, avevi due strade, qualcosa da conciliare, o una situazione pratica che non ce la facevi a tenere tutto insieme. Quindi io qua vedo che tu riconosci ehm, questa cosa con una scelta pratica, magari, una proposta che ti viene fatta da valutare. Cioè, qualcosa che si incastra qua, ecco dai, non voglio andare troppo poi nel dettaglio perché siamo a migliaia, qualcosa che si incastra, quindi ehm, mi parla di famiglia, lavoro, patrimonio, progetto, sì, quindi quello che vedo è proprio questo, qualcosa si rimette in ordine a mezzo di alcune scelte o di un passaggio. Questa cosa che si rimette in ordine a mezzo di una scelta o di un passaggio riguarda una struttura molto più grande e duratura della tua vita. Poi ognuno di voi, ed è bello perché hai scelto la chiave, no? È proprio la chiave di volta, e la chiave non apre una porta qualsiasi, ma è come se il 10 denari è proprio la stanza per il futuro, no? E, e quindi sì, ognuno di voi poi la applica, io non volevo entrare troppo nel dettaglio adesso, però ognuno di voi la applica. Adesso cambiamo campo. Dove stai facendo come Acrisio? Allora, vi ricordo che Acrisio... Allora, noi strutturiamo le letture basandoci su questo mito, che è il mito più forte per me per realizzare letture, no? Cioè, il mito di Acrisio, il nonno di Perseo. Cioè, dove stai combattendo qualcosa che la vita ti sta chiedendo di abbracciare, di incontrare? Vediamo un po'. Dov'è che stai combattendo? Vi ricordate che Acrisio combatteva contro la profezia che il nipote l'avrebbe ucciso invece di allearsi con quella profezia e magari avrebbe potuto avere un effetto diverso? Ok. Vediamo, dove stai combattendo? Cioè, qual è la paura o l'attaccamento, l'ombra della settimana? È il 7 di spade, levitamento, cioè il 7 di spade è proprio levitamento, no? A un certo punto hai paura di qualche cosa e eviti. Sai un po' quelle strategie che tutti mettiamo in atto di evitamento, no? Cioè, magari potrebbe esserci qualche cosa che invece di affrontare frontalmente cerchi di aggirare. Cioè, ma non perché stai facendo qualcosa di sbagliato, magari sei abile a trovare delle vie laterali, cioè della serie, rimando una decisione, lascio una porta socchiusa, non dico completamente quello che voglio, mi tengo l'alternativa pronta, cerco di prevedere tutte le mosse prima di fare la mia, no? Quindi, allora, in questo caso si aggancia le altre carte, no? La giustizia dice definisci. Il 2 denari ti dice stai ancora tenendo insieme due possibilità e il 10 denari ti dice perché qui in gioco c'è qualcosa che veramente può diventare stabile. Il 7 di spade dice forse proprio perché può diventare reale e stabile una parte di me cerca la via di fuga. Cioè abbiamo paura di questa responsabilità.
Questa può essere una relazione, per esempio, cioè finché la relazione magari è indefinita la gestisci, ma quando cominci a chiedere la relazione stessa una forma concreta, qualcosa, no, dentro di te, no, non voglio prendermi questa responsabilità. Oppure potrebbe essere il lavoro, cioè sai che una scelta potrebbe portarti verso una struttura più grande, ma continui a tenere un po' il piede in due scarpe. Oppure potrebbe essere una decisione familiare, economica, o anche il successo, cioè desideri qualche cosa da anni e quando comincia davvero a diventare possibile inizi inconsapevolmente a sottrarti, è la paura della responsabilità. E qua è un po' come Acrisio, cioè Acrisio non accoglie quello che gli dice l'oracolo. Sappi che verrai ucciso da tuo nipote. Il nipote ancora non esisteva, no? E cerca un po' una strategia per sottrarsi a quello che gli aveva detto l'oracolo. Quindi è proprio il tentativo di evitare il destino, eh, a mettere in moto i suoi avvenimenti. Quindi guardate dove questa settimana state cercando una scappatoia. Perché il problema non è quello da cui stai cercando di fuggire, perché quella è proprio la porta. Va bene? È proprio la variante della chiave, perché il 7 di spade ti mostra qualcuno che continua a cercare un'altra uscita secondaria, no? Però tu hai già la chiave della porta principale in mano, mi spiego? Ok. Cosa potrebbe accadere se continui a resistere? Questa è una carta importantissima perché mostra la prima probabile forma che prende il destino se tu opponi resistenza a questa cosa, no? Quindi vediamo il destino più la resistenza. Cosa potrebbe accadere se continui a resistere? Cioè se continui a girare l'ostacolo, a girare, insomma, a non prendere la responsabilità. Guarda, allora, qua abbiamo un 6 di bastoni. E sai che significa? Che potresti addirittura avere ragione. Però ecco perché i tarocchi li amo, guarda. Cioè, potresti riuscire ad avere ragione, potresti riuscire a mantenere il controllo, potresti ottenere quello che vuoi, a dimostrare qualcosa, uscire apparentemente vincitore da una situazione. Ma la domanda è, ma vincere contro cosa? Perché il 7 di spade è il tentativo di sottrarti a qualche cosa che la vita sta cercando di portarti e il 6 di bastoni è proprio il successo dell'io, dell'ego nella forma strategica. Cioè, ce l'ho fatta, non mi sono fatto coinvolgere, ho mantenuto le distanze, non ho ceduto, avevo ragione io, sono riuscito a tenere tutto sotto controllo. Benissimo, ok, hai vinto. Ma questo è un po' come Acrisio quando temporaneamente mette la figlia nella torre, no? Per non farla incontrare da nessuno e non poteva rimanere incinta. Quando poi Zeus invece si introduce nella torre e la mette incinta come pioggia. Vabbè. Allora, hai vinto la battaglia che la tua anima voleva vincere? Questa è la domanda. Perché Acrisio fa esattamente questo, prende provvedimenti, agisce, cerca di mettere in sicurezza il suo mondo. Quindi dal punto di vista dell'io, dell'ego, le sue strategie hanno una logica. Cioè il problema è che sta combattendo contro il suo destino, mi spiego? E quindi qua il 6 di bastoni non è tanto... cioè io ti dico, questa settimana potresti anche ottenere una vittoria, ma fai attenzione alle vittorie che ti allontanano dalla tua anima, ok? Te lo sottoscrivo, riguardatevi, salvatevi il video. Perché non tutto ciò che il tuo ego e il tuo io chiama successo è veramente una cooperazione con la tua anima. Non è così. Cioè della serie, puoi avere ragione, puoi avere ragione e perdere un'occasione. Puoi vincere una battaglia e scoprire che non era quella la guerra da combattere. La direi così. È molto interessante questa lettura. Ora qua ci sono azioni strategiche. Vediamo la sesta carta invece, come puoi cooperare invece con quello che sta arrivando. Questa carta diventa decisiva. Perché qua abbiamo visto una persona che cerca la via laterale e che potrebbe perfino riuscirci con la vita laterale, no? Con la via laterale. Adesso vediamo come puoi cooperare con quello che sta arrivando. Vediamo la medicina. Allora, il mondo c'è. Smetti di trovare la via d'uscita e completa il passaggio.
Il 7 di spade vuole aggirare, il 6 di bastoni vuole vincere, il mondo non aggira e non combatte niente, capisce e porta a compimento. Quindi cooperare questa settimana significa accettare che una fase della tua vita sia arrivata al suo compimento. Non cercare di mantenerla artificialmente aperta perché ti è familiare, cioè non devi tornare indietro per paura di ciò che viene dopo. Allunga il tuo sguardo, ti dice il mondo, guarda i bambini che indicano, cioè rinasci di nuovo, allunga lo sguardo, guarda dove tante parti che si può andare, no? E forse stai giudicando quello che accade da un pezzettino della storia, cioè questo mi conviene, non mi conviene, questo lo voglio, non lo voglio, questo mi fa vincere, questo mi fa perdere. Ecco, il mondo ti dice, ma se questo avvenimento appartenesse a un disegno più grande di quello che tu riesci a vedere adesso? E questa è la giustizia iniziale, cioè c'è un ordine divino qua che cerca di compiersi in questa settimana. Il 2 di denari mostra questa oscillazione, il 10 di denari mostra una costruzione più ampia e il mondo ti dice non continuare a vivere sulla soglia, attraversala. Cioè, in concreto, cosa può significare Francesca in concreto? Allora, mo cerco di spiegarmi. Potrebbe significare chiudere definitivamente qualche cosa, oppure accettare una proposta, oppure prendere una decisione che stai rimandando da tanto tempo, oppure rendere concreta una relazione, oppure lasciare una vecchia posizione, oppure esporsi in un ambiente nuovo. Cioè, oppure semplicemente smettere di negoziare qualche cosa che dentro di te sai che è già finito. Il mondo è espansione e cooperare potrebbe proprio significare uscire dal proprio recinto, viaggiare, mostrarsi, pubblicare, entrare in un nuovo ambiente, aprirsi persino a persone diverse, portare qualcosa nel mondo. Cioè, il destino questa settimana non ti chiede di vincere, ti chiede di diventare il mondo, cioè ti chiede di diventare abbastanza grande da poter supportare quello che sta arrivando, perché è enorme. Cioè, guarda che caspita di carte. La chiave in questo caso della tua scelta serve per aprire. Ok, vediamo adesso, abbiamo la settima carta. Quale forma può prendere il destino se cooperi? Quale forma può prendere il destino se cooperi? E là là! Eccolo. Abbiamo un sommissimo, venerabilissimo re di denari. Come vedi, il 10 di denari prende corpo. Il destino in questa settimana può prendere una forma concreta, stabile, affidabile, adulta. Non siamo più nell'oscillazione del 2 di denari, siamo arrivati a qualcuno o una parte di te che sa dove mettere i piedi e si manifesterà in modi molto concreti, cioè avverrà in questa settimana un consolidamento professionale o economico, te lo dico, una posizione più stabile, una collaborazione seria o una persona affidabile che entra nella tua vita oppure assume maggiore importanza, oppure una relazione che acquista consistenza, oppure un progetto che finalmente comincia a produrre risultati. E io te lo dicevo già qua che ricevi ciò che hai seminato. Quindi all'inizio qua stavi cercando di tenere insieme qualche cosa, forse anche oscillando, no? E invece il destino ti vuole dire, ti vuole portare a una solidità. Ecco perché il 7 di spade diventa ancora più forte, nel senso, forse stai cercando di scappare proprio da qualche cosa che ti chiede di diventare più stabile, più responsabile. Quindi il re di denari può anche essere una persona concreta a livello sentimentale, anche se qua le coppe non sono uscite, poi lo andiamo a vedere dopo. Quindi se cooperi col tuo destino, quello che adesso ti sta sembrando, cioè se cooperi col tuo destino, quello che oggi sembra chiederti di fare una scelta diventa una struttura sulla quale appoggiare la tua vita. Questa è la settimana shock, io te lo dico. Torna a scrivermi cosa accade in questa settimana sotto, perché io ti rispondo, ti guido, ok? Allora, perché è una lettura molto grossa.
Allora, la cosa ancora più forte è, con il mondo qua ai re di denari, l'espansione porta ancora di più radicamento, cioè qua dice vai oltre il conosciuto per trovare una terra più grande sulla quale mettere radici. Ok, adesso vediamo quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti di questa settimana. Come vedete, stesso destino. No, qua siamo arrivati, quale forma? Sì, mettimela qua questa. Stesso destino, due forme diverse di incarnarlo e di avere effetti differenti. Guarda che bomba se cooperi con il destino. Adesso mettiamo una carta di tarocchi. Quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti di questa settimana? Sette di bastoni. Questo è il passaggio, cioè difendere quello in cui credi. Perché difendere fino in fondo quello in cui credi ci vogliono tanto di barberelli, ma tu ce l'hai. Cioè, qua passiamo dalla difesa per paura, mi difendo perché ho paura, alla difesa per valore. Dove sta? Eccolo. Allora, se nel 7 di spade puoi cercare di sottrarti, di evitare, di controllare, il 7 di bastoni invece tu rimani, cioè non scappi, non ti nascondi, prendi posizione. Quindi l'anima utilizzerà gli avvenimenti di questa settimana per insegnarti a distinguere due cose che spesso sono fraintese, cioè resistere al destino, sette di spade, e difendere ciò che il destino sta facendo nascere attraverso di te, sette di bastoni. Prima magari combatti perché hai paura che qualcosa cambi, no? Dopo invece cooperi con il cambiamento e cominci a combattere per ciò che è divenuto importante per te. E allora il re di denari qua acquista, diventa qualcosa di molto concreto. Può essere che combatti per ciò che ha valore per te in una relazione, per un progetto, per una posizione, un'identità, una stabilità della serie. Questo per me ha valore, adesso lo custodisco e lo combatto. Devi avere il coraggio di difendere il nuovo mondo quando sarà arrivato, che può essere un nuovo progetto, una nuova relazione. Ok, mi sono spiegata, no? E qua ci sono due sette importanti. Un'evoluzione dell'atteggiamento sembra. Nel primo l'energia è laterale, cioè come faccio a uscirne? Nel secondo si verticalizza un po', cioè eccomi qui, io resto qui. Quindi questa settimana la vita non vuole insegnarti a smettere di combattere, perché la lotta è una dimensione della vita stessa, ma combattere per amore, per quello in cui credi, vuole insegnarti proprio a scegliere per che cosa vale la pena combattere, non combattere contro qualcuno, ma per quello in cui credi. E quando avrai riconosciuto quello che davvero appartiene alla tua vita dentro di te, allora tu resti in piedi e lo proteggi. Ok? Wow, wow, mamma mia, mi fate fare un... Vampate mi arrivano quando faccio queste letture. Questa è una lettura da vampata, eh. Una vampata proprio. Vediamo cosa ti dice sempre sul 7 di bastoni questo oracolo. Il sentiero della guarigione. L'anima vuole portarti a combattere per ciò che ha valore per te, superando le tue paure, resistenze e attaccamenti, affinché tu possa guarire. La guarigione cos'è? La libertà. Dice alcune ferite possono essere lenite solo dal tempo e ciò che devi imparare è il rilascio nella vita quotidiana. Lascia andare gradualmente le emozioni, sia condividendole che scrivendole. Man mano che il rilascio si accumula, scoprirai che il tuo cuore sta tornando passo dopo passo alla pace. Questo si riferisce come al 7 di spade. Allora, ragazzi miei, ragazzi, il 7 di spade ti verrà in automatico. Va bene? Ricordati della Francesca tua che ti ha detto. Ricordati che devi fare il 7 di bastoni, perché abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura, ma soprattutto abbiamo paura qua della cosa grande che arriva, perché siamo abituati alla mediocrità, parliamoci chiaro, questo è il senso. Cioè, smetti di avere paura della tua potenza, questa è la guarigione qua. Fammi vedere un po' un'altra carta su questo.
è ora di agire, caspita, se non l'avevamo capito. Es hora de actuar, è ora di agire. Non devi sapere tutte le cose in anticipo, devi fare il primo passo e osservare come tutto si sviluppa. Puoi maneggiare qualsiasi cosa che il tuo cammino ti rivela. Sii pronta o pronto. Cioè, allora, qua è come proprio... Mi viene in mente, sapete, anni 90 c'era Super Mario Bros. Stavo ossessionata da Super Mario Bros. Con il Nintendo là. Le monetine d'oro, cioè pronto a prenderla perché è enorme, quindi non puoi sbagliare, è lì, va bene? Non aggirare l'ostacolo, non pensare dietro la monetina c'è qualcos'altro, e la monetina il qualcos'altro, ok? Quindi è molto forte e molto bella. Adesso ti voglio mettere un'altra carta di queste, visto che mi state guardando. Lo dico alle carte, allora io vi do udienza. Vediamo un po' ancora. Attuare su quale energeticamente la carta una carta su questa è ora di agire. Ragazze, ragazzi, allora centratevi e agite. La via, il focus, centrati, volontà. Allora, volere e potere, come diceva mia nonna, ma la tua volontà, quando è allineata con la volontà cosmica, non c'è margine d'errore. Ciò cosa vuol dire? Che questa settimana tu ti accorgi laddove puoi fare come Acrisio, cioè laddove puoi aggirare il destino, laddove non vuoi cooperare col destino perché vorrai controllarlo, vorrai prendere la porta laterale, vorrai, ok? No, centrati volontà perché la via ce l'avrai davanti. La via, e qua c'è una persona che ha la via e la luce, la riconosci, va bene? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni o la pratica delle porte, sapete già come si fa, ma qua, se stai facendo anche la pratica dei 21 giorni, c'è una meditazione sul canale che trovi, meditazione per fare la scelta giusta. Lo trovi nella playlist meditazioni e pratiche sciamaniche, va bene? Ok. Ora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto le donazioni, adesso metto una carta per te e ci metto, voglio vedere queste, ci metto queste, non le mettiamo da un po'. Allora, per le mie ragazze e ragazzi che hanno fatto le donazioni in questa settimana, un messaggio per te da parte degli spiriti. Centrati nelle tue priorità, in quello che per te ha valore. Ribadiscono la lettura e lo ribadiscono anche a te e dice: dove metti il fuoco e dove ottieni il risultato. Le tue priorità ti chiamano, quello che puoi produrre. Sì. Allora, le proprietà ti chiamano, qua dice rispetto ai sentimenti di ansia, a meno che non le concede il tempo e l'attenzione che tu meriti. Allora, l'ansia in questo caso, se ti viene ansia in questa settimana, è perché l'anima tua sta chiamando a fare questa cosa, perché arriva una cosa grossa, e allora l'ansia la devi riconoscere senza attaccarti. L'ansia è il motore, un po' di paura, eccitazione, quello che c'è dietro alla paura è l'eccitazione. Riconoscila e guardala. So che sei qui con me, ti riconosco, ti accetto, uketamo. Va bene? Perché ti devi centrare nelle tue priorità e prendere il risultato, cioè te l'hanno confermato, non vogliono aggiungere altro, significa che tutti siete interessati nel prendere questa opportunità grossa. Ma hai visto che cos'è, no? Cioè, i denari col mondo, con 10 denari, la giustizia, va bene? Ok, ma migliaia di voi la prenderete perché state già seguendo un cammino profondo. Adesso, ragazze e miei ragazzi, andiamo a esaminare l'amore, va bene? Vediamo cosa ci dicono. Se le carte qui con la variante della chiave ci hanno mostrato già che qualcosa in questa settimana vuole passare dall'incerto, dall'incertezza a una forma più stabile, vediamo come questo movimento sta a girare nella tua vita amorosa.
no? 2 denari, 10 denari, 3 denari, quindi con il mezzo questo 7 di spade che mostra un po' la tentazione di sottrarsi, no? E il mondo invece che ti dice di fai sto passaggio, cioè, quindi al di là che tu abbia una persona o meno, no? Andiamo a vedere adesso, allora, vediamo e poi ti dico, facciamo. Sull'amore, per favore. Allora, che cosa sta cercando di diventare più concreto nella tua vita amorosa? Cioè, sia se hai una relazione, sia che sei single, magari può essere una persona che arriva a un rapporto già che esiste, ma anche un nuovo modo di vivere l'amore, no? Come concretezza. Vediamo, che cosa sta cercando di diventare più concreto nella tua vita amorosa? Gli amanti, una scelta. Guarda quante volte stanno parlando di scelta. Qua c'è l'amore, cioè o in relazione col tuo amante mistico e lo stai vivendo nell'invisibilità, cioè io scelgo di essere presente a questo, a questa emozione, e se non c'è nessuno, oppure se c'è una persona faccio la scelta, o se ci sono 2 persone per esempio, scelgo ciò che mi rende vivo, e qua siccome ancora ve l'eravate scampata, non erano usciti ancora gli arcani maggiori che abbiamo fatto nel viaggio erotico degli arcani, gli amanti, sono usciti gli amanti, perché a mezzo di quelle domande che ti faccio nel podcast con la pratica, tu entri subito in relazione con questo, entri subito nel re di denari, entri subito nel mondo e non fai come Acrisio. Ok? Quindi gli amanti, va bene, continuiamo. Dove puoi stare tenendo magari come si dice qua, la fuga? Mettiamola qua questa. Dove tendi a scappare? Vediamo, dove potresti stare tendendo una porta di fuga aperta? Paura magari dell'impegno, no? O bisogno di controllo, o l'indisponibilità emotiva. Dove puoi tenere la porta aperta? La fuga, vediamo. Io non ci posso credere, cioè, qua la giustizia di nuovo, cioè, allora, perché la giustizia come se ti dicesse, ma no, prima di scegliere devo stare sicura. Prima di lasciarmi andare devo capire se è giusto, ma è giusto secondo quali parametri? Te lo dice gli amanti qua, mi fa sentire viva. Al di là se è giusto o sbagliato, meglio o peggio, non giudichiamo. Anche quello che qualcuno potrebbe giudicare, ma no, non stai bene così. No, ma io mi sento viva. Capito? Allora, quando stavo con quello là, sempre quello a cui dovrò dare i diritti d'autore, secondo me, quello che mi ha lasciato, no? Allora, mi vedevano tutti stare sempre male. Non puoi stare così. No, non puoi stare così. No, perché soffrivo? Ma soffrivo bene, perché ero eccitata, perché cioè, no, non è la persona giusta per te. Ma chi te l'ha detto? Se arriva nel mio immaginario, ma chi te l'ha detto? Grazie a quello io poi ho creato la mia realizzazione. Ma è giusto secondo quali parametri? Ora ho fatto il mio esempio perché mi è venuto subito lampante, amanti, giustizia, figurati. Cioè, prima di aprirmi voglio sapere dove mi porterà, voglio le garanzie. E questa è la via di fuga, questo è il 7 di spade. Quindi, ma non perché sia sbagliato discernere, perché si può usare il discernimento per non... Spesso usiamo il discernimento, è giusto o sbagliato, meglio, perché abbiamo paura di rischiare di vivere. Abbiamo paura di rischiare di vivere. Però c'è anche un altro aspetto, perché qualcuno potrebbe stare mantenendo una situazione amorosa in una condizione di equilibrio controllato. Cioè, non chiudo e non apro, non dico di sì e non dico di no. Tengo tutto composto, sotto controllo, quieto vivere, perché se scelgo cambiano tutti gli equilibri. 2 denari, 7 di spade. Per esempio, se sei in coppia può essere so che dobbiamo prendere una decisione, ma continuiamo a gestire la situazione invece di definirla. Per chi invece vive una relazione indefinita, no, aspetto che sia l'altro a parlare, così non devo assumermi io la responsabilità, ok? Invece per chi è single è qualcosa di ancora più sottile.
che anch'io mi ci ritrovo in questo che ti sto per dire. Guarda, allora, ho costruito criteri talmente precisi su chi deve entrare nella mia vita che nessuno riesce davvero mai a entrare. Allora, non trasformate il bisogno di fare la scelta giusta nel modo più elegante per non scegliere mai. Cioè, questa settimana l'amore ti chiede: se sai quello che è vero per te, sei disposto anche ad assumerti le conseguenze della tua scelta? Cioè, questa è giustizia, non soltanto scegliere, è rispondere a quello che il tuo cuore ti sta dicendo. Ecco perché la pratica degli amanti, ragazzi miei ragazzi, mi sto spiegando? Che è una cosa potentissima. Che cosa accade se ti apri davvero? Se apri la porta con la chiave. Che cosa accade se ti apri davvero? Carta canta! Io lo sapevo! Regina di denari, re di denari, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Che finalmente ti trovi al sicuro, stabile. Apro la porta, regina di denari. E allora avrò una persona che mi corrisponde perfettamente sul piano della materia, stessi ideali, stessi obiettivi concreti, lo vedo nella pratica, lo vedo nella materia, lo manifesto, sia con una persona nuova che con una persona che già c'è, mi riprendo il mio potere in mano, mi prendo cura di me. Se scegli davvero la regina dei denari, dice, finalmente ti prendi cura di te avendo fatto la scelta di ciò che ti fa sentire viva o vivo. Vediamo quale gesto concreto puoi fare questa settimana per cooperare con l'amore. Vai, 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 paggio di denari. Qua c'è una bellissima immagine di lui che suona il pianoforte e no, chiede, non chiede l'elemosina. Io quando stavo in Australia suonavo per strada, no? I'm playing for tips, per i doni. Cioè, cosa puoi fare? Vai, perché questo ti permette di vivere un amore nutriente. La regina dei denari nutre. Un amore stabile, vissuto nella realtà. Allora, se si in coppia, il rapporto diventa più solido, più progettuale. Ci sarà un passo concreto o un nuovo modo di vivere la relazione, della serie. Io sono qui, tu sei qui, costruiamo. Per chi è single indica, io credo soprattutto, che tu diventi disponibile a ricevere un amore reale, non soltanto desiderato, non soltanto fantasticato o atteso. Va bene? Cioè, perché c'è il paggio qua, lo stai chiamando. Re e regina di denari, ragazzi miei, abbiamo, cioè, conferma che se cooperi con il tuo destino arriva la persona reale. Cioè, c'è un'immagine di corrispondenza perfetta. Potrebbe essere un'anima gemella, ok? Sono due energie capaci di stare nello stesso modo, nello stesso mondo, di viversi sul piano della concretezza. Quindi questa settimana il gesto è proprio accetta un invito, vai. Oppure proporre un incontro, oppure dire chiaramente quello che desideri, dai una possibilità a qualcuno che magari avevi escluso troppo velocemente. Oppure se sei in coppia, fare un piccolo gesto concreto che dica io investo qui. E in questo modo rispondiamo alla giustizia per ben due volte. La giustizia è come se rischiava di dirti, no? Prima devo sapere qual è la scelta perfetta. Il paggio di denari dice no, no, non devi conoscere il futuro, fai il passo. Gli amanti ti chiamano, la giustizia vuole la scelta, la regina dei denari ti dice che questa scelta diventa reale, il paggio di denari dice comincia. Cioè, non ti viene chiesto di consegnare a qualcuno la tua vita, ti viene chiesto di smettere di tenerti chiusa o chiuso soltanto perché non sai ancora cosa trovi dopo. Cioè, questa settimana devi fare il primo passo vero, uno, il resto lascialo alla vita. Va bene? Sì.
Vediamo cosa hanno da dirti queste. Amore festoso, io qua vedo brindisi, vedo celebrazione, vedo incontri, vedo gioia, vedo condivisione, qua ci sono due fedi nuziali che stanno insieme, cioè questo è il banchetto d'amore, c'è amore in questa settimana. E il punto di tutta la lettura: assumiti la responsabilità di qualcosa di bello, perché siamo abituati a sentirci in colpa per le cose brutte e non assumerci responsabilità per le cose belle, cioè è questo che stiamo destrutturando, no? Vediamo cosa ti dicono queste. Eccola. L'inganno, vedi? L'inganno, le maschere, il 7 di spade. Alcuni elementi di questa relazione sono nascosti e la giustizia qua, il blocco, ti dice ma fino a che non è perfetto non agisco. Tac, vedete come si parlano? Ci sarà qualcuno che ti stuzzica, l'energia è divertente ma incerta, punta nel fatto che potresti percepire incertezza in una relazione o con qualcuno, essere in dubbio. Allora il paggio ti dice: vai a quella cosa, buttati, tuffati, e qua c'è una corrispondenza perfetta, lasciati stupire dalla vita. Va bene? A questo punto i miei oracoli, lui, lei, ti diranno dove stanno però? Ragazzi, dove li ho messi? Eccoli. Ti diranno questa persona da che intenzioni è mossa, no? E ti faranno capire profondamente. I miei oracoli li puoi trovare sotto, all'info box. Vediamo. Siccome qua io vedo una corrispondenza perfetta, un'anima gemella, che però viene sotto mentite spoglie, diciamo, è più che altro la tua mente, mentite spoglie, che la proietta. Vediamo. Mi fai perdere il controllo, questo non ci sta, cioè ci sta, nel senso di fai perdere il controllo e magari, non lo so, vediamone un'altra, poi ti dico, perché voglio vedere cosa viene dopo. Ok. Qua qualcuno ha cercato di tenere a freno l'amore, no? O nel passato, o tu lo stai facendo adesso, o hai una persona che sta cercando di tenere a freno, perché dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare, e qua mi fai perdere il controllo. Qua troviamo una persona che si dà completamente a ciò che sente profondamente, che non può più fingere di esserlo, non può più fingere di non voler stare al fianco, perché ha già sperimentato la parte della sottrazione, cioè mi arrendo, mi do. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima, e qua è colui che si assume le responsabilità. Chiarissimo, chiarissimo. Vediamo cosa hanno da dirti questi altri. Aiuto in arrivo, un nuovo inizio, informati meglio, cioè, guarda quante carte di dubbio vengono da parte tua. Qua c'è un nuovo inizio, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Laddove tu potresti avere dei dubbi, informati meglio. Cioè, informati meglio significa vai, agisci, accetta l'invito, fai, e soprattutto rispondi solo a quello in cui il tuo cuore ti chiama a essere viva, vivo. Perché una persona ti offrirà sostegno e aiuto concreto. Abbiamo Re di Denari, Regina di Denari, sono persone, sono archetipi che parlano di concretezza, di aiuto nella materia. E quindi diciamo che, guarda, vedi, condividi, fondo mazzo, qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. Qua c'è sostegno reciproco, c'è aiuto, c'è cooperazione, c'è collaborazione. È una lettura fenomenale. Ragazze mie, non aggiungo nient'altro, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, la pratica degli amanti vi sblocca immediatamente insieme alla meditazione, quella fai la scelta giusta, per decidere per la scelta giusta. Ma non mi ricordo come sta messa, come l'ho scritta in particolare, ma la trovi nella playlist
meditazioni guidate e pratiche sciamaniche, ok? Detto questo, concludo qua e ti abbraccio ferocemente. Passo all'altra variante se mi segui anche là, altrimenti noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua ragazze mie e ragazzi con la variante della conchiglia. Allora, nella prima parte non l'ho spiegato perché memore della settimana scorsa, quindi noi per fare la lettura co-creativa partiamo dal mito di Acrisio, no? Che tentando di sfuggire al proprio destino finì per cooperare alla sua realizzazione disastrosa. Quindi il nostro approccio tarologia co-creativa è proprio improntato su questo, cioè noi cerchiamo di cooperare con ciò che arriva perché cambiando il modo in cui noi ci relazioniamo agli eventi, trasformiamo gli effetti e quindi cambiamo il destino stesso. Quindi andiamo a vedere prima che cosa sta facendo il destino, cioè cosa ti arriva effettivamente, e poi cosa stai facendo tu con il tuo destino, cioè come relazionarti a quello per avere il risultato che la tua anima vuole, cioè il tuo capolavoro, cambiando gli effetti e non subire più il tuo destino. Allora, ragazzi miei ragazzi, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e libertà. Variante della conchiglia. Cosa accadrà dal 17 al 23 agosto? Andiamo prima di tutto a vedere che cosa sta arrivando nella tua vita. Poi come potrebbe presentarsi, telefonate, persone, opportunità e in quale parte della tua vita accadrà. Amore, lavoro, famiglia, rapporto con te stessa, con te stesso, le mettiamo tutte e tre insieme. Che cosa sta arrivando nella tua vita in questa settimana? Un bel re di spade, bella, chiarezza, lucidità, scelte, come potrebbe presentarsi? Il Papa, qua ci sono scelte importanti, In quale parte della tua vita queste scelte importanti? Wow! Oh mio Dio! Nella capacità di creare, il mago può essere nel lavoro, può essere in qualcosa che... Allora, di base, nella mente chiara e lucida, utilizzando la tua saggezza acquisita da tutte le esperienze della tua vita per abbattere tutti gli ostacoli e manifestare il tuo capolavoro di vita. Allora, questa settimana arriva la chiarezza, cioè io credo che qualche cosa potrebbe permetterti di vedere una situazione senza più quella nebbia emotiva che magari fino alla settimana scorsa ti impediva di comprenderla. Io credo che una verità diventi evidente, una decisione matura. Oppure sei tu che improvvisamente dici: ah, adesso ho capito. Allora, il re di spade non è solamente razionale, no? È la sua forma più alta, è una mente risvegliata, è una mente che ha attraversato qualcosa e ha imparato a non esserne dominata. Quindi c'è lucidità, discernimento, capacità di tagliare il superfluo e di riconoscere quello che è essenziale. Questo Papa dice che questa chiarezza si presenterà come saggezza acquisita attraverso ciò che hai vissuto, cioè qualcosa che un tempo era soltanto una ferita o una difficoltà, un'esperienza incomprensibile, magari in questa settimana diventa saggezza acquisita. Cioè, questa settimana scoprirai che alcune delle cose che ti hanno ferito nella vita non sono ferite, sono diventate conoscenza, alleati, potenza. Hai imparato qualche cosa che nessun'altra parte poteva insegnarti, cioè la tua esperienza. E questa è una bellissima alleanza con il tuo passato, cioè recuperare il potere che abbiamo generato attraversando il dolore. E dove si manifesta questo? Questo è un capolavoro con il mago, perché quello che hai compreso con il re di spade, quello che hai trasformato in sapienza con il papa, adesso diventa creazione. Quindi il mago prende quello che ha e lo porta nella materia, cioè è la funzione creatrice. Questa settimana arriverà un momento nel quale tu comprenderai che anche ciò che avresti voluto cancellare dalla tua storia di vita è diventato
materia prima della tua opera di creazione. Cioè il destino... allora, questa settimana non sta arrivando qualcosa che ti manca. Tu scoprirai di avere già tutti gli strumenti per realizzare qualcosa. La mente lucida del re, la sapienza di ciò che hai attraversato nel Papa e la creazione, le mani creatrici qua. Le mani creatrici del mago, cioè della serie, le tue ferite sono diventate alleati, perché smetti di chiedere perché sono accadute, ma inizi a domandarti che cosa posso creare con quello che sono diventato adesso grazie a quello che ho attraversato nella vita. Ok? Io credo che in questa settimana tu avrai una comprensione profonda che produce un'azione. Grazie a tutte le tue ferite, a tutto quello che hai attraversato, magari prendi finalmente una decisione. O avrai una conversazione in cui dici chiaramente quello che pensi. Inizi un progetto, hai un'idea che trasformi in qualche cosa di concreto perché adesso ti senti pronta o pronto. Oppure fai una proposta, oppure stabilisci certi confini. C'è grande potere qua, grande maestria. Oppure arriva anche una situazione, grazie anche magari al lavoro che state facendo sciamanico sul Papa con gli arcani maggiori, no? Il viaggio erotico degli arcani insieme al mago. Una situazione del passato che improvvisamente smette di sembrarti una ferita, cioè di subirla, e ti fa capire dove devi andare adesso. Cioè, capisco qualcosa, riconosco quello che la vita mi ha insegnato e uso quella conoscenza per creare una nuova realtà. Questa settimana magari potrebbe arrivare questa grande chiarezza, potresti capire perché alcune esperienze ti hanno preparato proprio a ciò che stai per fare adesso. Ed è da quella comprensione che nasce una decisione, un'iniziativa, un nuovo inizio molto concreto. Sì, sì. Siccome la terza carta era in quale campo, no? In quale parte della tua vita accadrà, però il mago non è che mi parla solo di lavoro, cioè il mago sei tu, cioè il campo sei tu, è la tua capacità creatrice. Qua stiamo, adesso vedremo cosa il mago sta cercando di mettere al mondo, perché tocca tutte le aree della tua vita questo mago. Vediamo? Allora, adesso andiamo a vedere con la quarta carta, cambiamo campo, no? Qua abbiamo visto cosa arriva nel tuo destino, adesso cosa ne fai di quello che ti arriva. Andiamo a vedere se agisci come Acrisio, che scappa davanti alla profezia, il risultato di quell'evento, di questo stesso evento se tu scappi, e poi andiamo a vedere se tu non scappi, il risultato dell'evento se non scappi, ok? Allora, dove stai facendo come Acrisio? Andiamo a vedere la paura, l'ombra della settimana, dove stai combattendo qualcosa che forse la vita ti sta chiedendo di abbracciare completamente. L'ombra della settimana. Ah, qua abbiamo il 3 di denari, che mi parla di competenze, cooperazione, costruzione comune, la capacità di mettere al servizio la propria opera, no? Con quella degli altri. Allora, interessante dopo il mago, perché il mago dice io posso creare. Invece l'ombra del 3 di denari dice sì, ma non significa che tu devi creare tutto da sola, capito? Tutto da solo. Quindi dove potresti fare come Acrisio? Nel tentativo di controllare personalmente ogni passaggio. Dove potresti fare come Acrisio? Nel tentativo di affidarti esclusivamente alle tue capacità, di non chiedere aiuto, di non delegare, di non accettare un confronto con qualcuno o di rifiutare una collaborazione perché magari richiede di lasciare entrare qualcun altro nella tua opera. Attenzione a questo. E questo riguarda moltissimi campi, che ne so, può essere un progetto lavorativo che ha bisogno di altre persone e tu dici no, no, non voglio fare entrare nessuno, attento a questo. Oppure una relazione, qualsiasi tipo di relazione, amicale, familiare, amorosa, cioè una relazione in cui devi imparare a costruire con qualcuno invece di decidere tutto da sola o da solo. O una famiglia.
Oppure un percorso personale in cui arriva un insegnante, un professionista, un alleato, qualcuno che magari ha il pezzo che a te manca. Anche questo è. Però c'è un'altra lettura che terrei aperta con il Tre di Denari, perché può essere anche la paura di esporsi al giudizio degli altri, eh. Cioè, hai qualcosa da creare qua, il mago, però per farlo, per realizzarlo, devi portarlo fuori, no? Dalla tua stanza qui, che sta facendo una tavolozza, sta creando un quadro qua, no? Quindi devi mostrarlo, devi confrontarti, permettere che venga visto. Quindi credo che la vita... cioè, questa settimana è questo il tema centrale. La vita questa settimana non ti sta chiedendo di dimostrare quanto sei bravo, quanto sei capace, ti sta chiedendo di scoprire che cosa diventa la tua capacità quando incontra quella dell'altro. Non avere paura del giudizio degli altri, perché tu sei unica, unico, però questo è centrale, hai bisogno del sostegno di qualcuno, però ti puoi rifiutare, questo è il senso. Vediamo che cosa succede se continui a rifiutarti di sostenere, di collaborare. Della serie, sapete i film? Ti conviene collaborare. La vedo un po' così, ti conviene collaborare, un po' il titolo della seconda variante. Allora, cosa potrebbe accadere se continui a non collaborare? Vediamo cosa succede. No, ragazze, dovete farlo, ragazzi. Qua c'è l'imperatore. Sì, rigidità, controllo, no. Perché se poi fai così ti stanchi, perché l'imperatore in questo caso è se continui a non collaborare, faccio tutto io, organizzo tutto io, controllo tutto io, se voglio che le cose siano fatte bene devo occuparmene io. Io lo conosco bene questo qua, l'imperatore. Io voglio fare sempre, per fare entrare due collaboratori nel mio staff, guarda che cosa... Dovevo stare proprio veramente abbattuta a terra che non ce la facevo. Cioè, io lo capisco, faccio tutto io, idee, progetti, montaggio, cioè, capisco questa cosa qui quando un'opera o qualche cosa genera da te, no? La tua creatura, non vuoi condividere, cioè, lo capisco. Cioè, il tre denari che ti chiede collaborazione, incontro, no? L'imperatore, no, no, non lo voglio. Allora, alla lunga, magari riesci tutto a fare tutto da sola perfettamente, però alla lunga questa struttura solida si chiude. Allora, il mago è la creazione, il potere di creare. L'imperatore ha il potere di governare quello che è stato creato, però se manca il tre di denari, questo potere rischia di diventare autosufficienza difensiva. Ok? Cioè, cioè, non devi diventare meno potente, devi smettere di credere che essere potente significhi non avere bisogno di nessuno. Questo è il centro. E questo può riguardare la famiglia, il lavoro, i progetti della serie. Sto bene da sola, da solo, faccio tutto da solo, risolvo da solo. Ma magari è così, io ti capisco, io anch'io sono fatta così. Ma la domanda dell'anima è, quello che sai costruire da solo è grande quanto ciò che potresti costruire insieme agli altri? Perché qua il mito di Acrisio ritorna benissimo, cioè il problema non è avere potere qua, è utilizzare il proprio potere per fortificare il castello contro ciò che il destino sta cercando di far entrare. Mi spiego? Capito che voglio dire? Quindi in questo caso eh, è sottile la cosa, eh? È sottile. Vediamo se tu cooperi. Anzi, che casta devo mettere qua? Ah sì, come puoi cooperare con quello che sta arrivando. Vediamo la medicina. Vediamo come puoi cooperare con questo. Come puoi cooperare? Allora, semplicissimo. Qua abbiamo il cavaliere di spade. Parla chiaro.
Cioè, non restare nel chiedi, proponi, prendi posizione, vai incontro tu. Cioè, allora, se la vita ti porta a una collaborazione, perché la vedo, o un incontro, o un aiuto, o qualcosa da costruire insieme, cioè non aspettare necessariamente che sia l'altro a fare il passo, vai tu verso l'incontro, in questo modo tu cooperi con il destino. Cioè, magari è molto concreta la cosa, per esempio, fai quella telefonata, cioè invia quella proposta, chiedi una collaborazione, abbi una conversazione che stai rimandando, presenta un progetto, chiedi aiuto, cioè dire chiaramente ho bisogno di questo, oppure prendi una decisione e la comunichi. Ehm, allora, però ti dico una cosa, perché l'ombra del Cavaliere di Spade, cioè cooperare non significa travolgere. Cioè, non è tipo, ho capito io, quindi adesso facciamo così. No, perché torneremo immediatamente all'imperatore. Cioè, la forma evoluta è questa. Chiarezza, movimento, relazione. Quindi in questa settimana, quando hai capito, non aspettare di sentirti perfettamente pronta o pronto. Fai un movimento verso ciò che ti chiama. Va bene? Perché il destino ha bisogno che tu ti muovi in questo caso. Va bene? Sì. E vediamo adesso quale forma può prendere il destino se cooperi, cioè se fai la telefonata, se agisci una volta che hai capito, no? Con il Re di Spade. In tutti gli ambiti, eh. Che forma può prendere il destino se cooperi? Quindi non è più l'imperatore, se invece cooperi, vediamo cosa succede. E qua abbiamo un 4 di spade, carta molto interessante se copre, comunque è un 4-4, questo è più austero, questo è morbido. Allora, perché è molto più sereno, c'è pace qua. Cioè, non è, allora, se copri con il destino non è necessariamente un evento grande esterno, perché il destino prende la forma di una sorta di tregua, di una situazione che finalmente magari stavi lottandoci contro, no? Una situazione che finalmente smette di chiederti di avere il controllo, di prestazione continua, che poi questo è il senso. Quindi il tre denari qua ti dice che forse stai resistendo alla collaborazione. L'imperatore mostrava il rischio di dover reggere tutto da solo. Il cavaliere di spade dice: Senti, fai quella mossa, parla, chiedi, proponi, vai incontro. E una volta fatto, niente, deponi le armi, stai tranquilla, tranquillo. Ed è molto concreto, cioè per esempio potresti fare una telefonata o potresti fare una scelta che ti libera da un certo peso, affidare qualche cosa a qualcun altro, no? Oppure chiarire una situazione, smettere di rimuginarci su, e... oppure semplicemente creare le condizioni per non dover essere sempre tu a sostenere tutto, no? E quando lo fai, il 4 di spade qua mica dice non succede niente, no, ti dice succede qualcosa che ti permette finalmente di non dover fare continuamente qualcosa. Della serie, ah, finalmente, va bene? E questa è una forma del destino che spesso noi non lo riconosciamo, perché siamo abituati a pensare che il destino deve manifestarsi attraverso gli accadimenti che succedono, ma tutto sta accadendo, anche se non succede nulla di movimentato. Cioè il destino arriva togliendo rumore anche, mi spiego. Ed è bellissimo anche con il Re di Spade iniziale, perché partiamo da una mente lucida, attraversiamo il movimento del cavaliere, arriviamo al 4, no? Come se tipo capisco, agisco, mi acquieto. Quindi io credo che il premio della tua cooperazione con il destino in questa settimana sarà non dover più combattere contro qualcosa. Bellissimo. E soprattutto non confondere la pace con l'immobilità. Cioè prima fai il movimento necessario, poi lascia che quello che hai mosso possa risponderti a suo tempo. Cioè non continuare a tirare là il seme fuori dalla terra per controllare se sta germogliando. Fondamentalmente è questo. Sì, molto forte. Voglio vedere adesso con i tarocchi quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti di questa settimana.
Quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti di questa settimana? Dove ti vuole portare? Stupendo, stupendo con l'8 di denari. Perché vuole farti coltivare il talento. Cioè, allora il mago, ecco, no? Tutti gli strumenti qua. Ti mostrava gli strumenti. E l'8 di denari conclude dicendo, mo usali. Usali ancora, 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 ancora. Vedi come si dedica alla creazione dei denari. Usali ancora, ancora, ancora. Quindi l'anima questa settimana potrebbe voler farti uscire dall'idea che una grande intuizione, una grande capacità o una grande chiamata siano sufficienti, no? Nel senso, no, ciò che hai compreso attraverso, cioè, allora, devi metterti all'opera, perché la grande intuizione, la grande cosa non sono sufficienti, cioè devi agirli, mi spiego? Usali, usali, usali. Tipo, studia qualche cosa, perfeziona una capacità, lavora seriamente a un progetto, impara un nuovo metodo, dedica tempo a qualcosa che vuoi far crescere. Ma soprattutto collegato al 3 di denari vedo una progressione molto interessante, perché il 3 di denari impara a costruire con gli altri, l'8 di denari diventa sempre più bravo in ciò che tu porti a questa costruzione. Se questo fa l'ingegnere, no? E questo, non so, fa un altro... Allora, devono sistemare questa strada, va bene? Uno fa l'ingegnere, uno fa l'architetto, uno fa, non lo so, le varie competenze. Allora, ti dice, siccome per lavorare con gli altri diventa perfetto nel fare l'ingegnere, mi spiego? Impara a costruire, cioè impara a costruire con gli altri e diventa sempre più bravo in quello che porti alla costruzione. Quindi cooperare qua non significa delegare agli altri, significa portare la tua eccellenza dentro una costruzione più grande di te, mi spiego? E anche questo 4 di spade acquista molto più senso, perché non significa, non è lavora senza sosta, no, è l'opposto. Agisci quando è il momento, riposa quando è il momento, torna all'opera quando è il momento. Non vivere più in uno stato di perenne battaglia. Qua il passaggio è grande, perché è da devo controllare tutto a mi dedico bene alla parte che mi appartiene dell'opera, va bene? Quindi la tua anima questa settimana non ti chiede di dimostrare di essere già un maestro in quello che stai facendo, ti chiede di, guarda com'è appassionata sta figura, no? Ti chiede di amare abbastanza la tua opera da continuare a impararla. Il capolavoro della tua vita non nasce in un'unica cosa, nasce da ciò a cui scegli di tornare sempre, con presenza, ogni giorno. Cioè strato dopo strato diventa prezioso. Va bene? È molto bella questa lettura. Vediamo cosa ti dicono queste carte. Sempre sull'8 di denari, quale passaggio la tua anima vuole farti compiere attraverso gli avvenimenti della settimana. Scegli il rispetto di te e il rispetto degli altri, ma rispettando te puoi rispettare gli altri. Il rispetto è la base su cui l'amore può crescere. Se cerchi di controllare, vedi? Subito il controllo! Se cerchi di controllare, la relazione perderà equilibrio, ma quando sei disposto a offrire spazio e comprensione, l'amore metterà radici. Le differenze ti ricordano di praticare la tolleranza e la comunicazione ti invita a continuare ad ascoltare. Comunicazione, cooperazione con le differenze. Quindi, allora ragazze e ragazzi, qua ci sono 3 arcani da fare, no? L'avete visto già? Sapete che quando fate le pratiche non c'è bisogno nemmeno che riflettete su quello che dovete fare nella vostra quotidianità, che le pratiche vi indirizzano direttamente con una azione automatica, senza pensarci su. C'è la pratica del Papa, la pratica del mago e la pratica dell'imperatore, dove vi spiego anche il mito di Diacrisio, di nuovo di Minosse del Toro Bianco. Quindi perfettamente allineato, bellissimo. Vediamo che messaggio hanno questi altri oracoli.
lascia un segno. Ah, qua state costruendo qualcosa con il mago e lascia un segno. È il momento di lasciare la tua traccia nel mondo. Tu decidi quello che ti sembra corretto. Incarna il tuo potere di libertà e crea un mondo a partire dai tuoi desideri più profondi. E questo lo fai apprendendo ogni giorno dall'opera tua stessa, dedicandotici ogni giorno a ciò che ti appassiona, a quello che devi fare, ma non lo devi da un punto di vista moralistico, ti appassiona, quindi ti chiede di amare la vita, la tua anima, abbastanza quello che stai facendo, da continuare a imparare da quello che stai facendo, perché il capolavoro della tua vita qua è proprio è quel luogo dove scegli di tornare sempre, con presenza ogni giorno. Questo ti farà lasciare una traccia nel mondo. Io non lo so se è un progetto, più ambiti qua saranno, più ambiti. Queste due letture, anche la prima, sono letture di grande bellezza, di grande adempimento di ciò che avete seminato, di grande bellezza, sì. Ora, ragazze mie ragazzi, voglio mettere una carta per le ragazze mie ragazzi che hanno fatto la donazione in questa settimana. Mettiamo queste e poi passiamo a vedere nell'amore cosa accade. Abbondanza insperata, ci picchia, ragazze mie, sta per arrivare un'abbondanza insperata che non ti aspetti. C'è Babbo Natale con le renne, con i regali. Ti arriverà un aumento dell'abbondanza da parte di forme differenti, alcune veramente insperate. Rimani aperto a ricevere e sii cosciente che questa abbondanza viene a te per appoggiare il tuo proposito vitale, la tua salute e le tue opere caritatevoli. Allora, aspettatevi abbondanza in questa settimana in diverse forme, può essere abbondanza economica, abbondanza, prosperità di idee, prosperità di creatività, prosperità di affetti, prosperità di amore, o tutti questi aspetti. Sono felicissima per voi, ragazzi miei ragazzi. Io a questo punto, scusate, devo mettere un attimo perché già lo volevo fare prima, no? 3 carte così specifiche sul mago. Sono troppo curiosa. In quale parte della tua vita accadrà questo mago? 3 carte, per favore. Sono troppo curiosa. L'imperatore, vedi? Paggio di coppe. I 2 di bastoni. Allora, ti dico... Allora, continuano a parlarmi di qualche cosa che ti renderà stabile, una nuova possibilità, perché l'imperatore dice che il mago qua, l'imperatore qua dice che il mago agirà nel campo di quello che stai costruendo, che stai dirigendo, organizzando, rendendo autonomo. Non lo so, potrebbe essere o un lavoro, o un'impresa, o un progetto personale, o un ruolo di responsabilità, oppure qualcosa di cui vuoi diventare autore, no? E non semplice esecutore, però può essere anche proprio la struttura della tua vita, della serie come voglio vivere, su cosa voglio fondare il mio prossimo capitolo della vita, prossima serie direi io che sono più connaturata alle serie televisive. E il paggio di coppe dice che entra proprio un'emozione nuova, cioè una proposta, un messaggio, un incontro, un'intuizione creativa, magari qualche cosa che all'inizio sembra piccolino, però poi ti accende a livello emotivo, è come no? Ehm, Caspita, ma se facessi questa cosa che desidero veramente? E il 2 di bastoni proietta verso il futuro, l'entusiasmo verso il futuro. Scelta, direzione, ampliamento, possibilità di andare oltre il territorio conosciuto. Potrebbe esserci anche concretamente proprio un elemento, un viaggio, un estero, online, apertura verso un ambiente nuovo, se pertinente a te, mi spiego? Quindi, allora, il mago potrebbe manifestarsi attraverso una nuova idea, una proposta, un contatto, un desiderio che ti porta a chiederti veramente, ma io cosa voglio costruire adesso? E questo ti aprirà una strada che fino a quel momento avevi solo contemplato. Allora io ti dico una cosa, siccome è uscito questo imperatore, lo sottolineiamo qua, no? Ok, quindi io ti dico che
è l'effetto della resistenza. Se resisti, l'imperatore controllo, faccio tutto io, fortifico il mio regno. Se cooperi con il mago, l'imperatore dice do struttura a ciò che vuole nascere. Ed è questa, no, la tarologia co-creativa purissima, non cambia l'immagine, ma cambia la relazione con l'immagine che ti accade e quindi cambiano i suoi effetti e quindi cambia il destino. E il paggio di coppe in mezzo qua è come se dicesse all'imperatore, guarda che lo guarda, no? Gli dice, senti, non devi costruire solo quello che è sicuro, sai? Gli dice il paggio all'imperatore, ma costruisci anche quello che ti fa battere il cuore. E poi dagli un futuro. 2 di bastoni. Stupendo. Sono emozionata da sola. Stupendo. Oh, e adesso passiamo a vedere cosa accade nell'amore.